Mannaggia, mannaggia che avete cliccato, ho visti che avete cliccato per l'anteprima e per il titolo. Ho dovuto mettere quell'anteprima e quel titolo perché volevo che arrivasse a tutti quanti questo video, appunto perché se aggiorno Twitter non arriva a tutti quanti, Facebook non ce l'hanno tutti quanti e poi sta bene o male morendo se metti link che non siano di Facebook. E Instagram piuttosto mi ammazzo, quindi sono più di 2 mesi che non faccio video. Che è successo? Ragazzi, niente. Il video di compravendita di Views per me è stata la chiusura di una piccola, è vero, piccola stagione dello show. Perché non ho fatto e non sto più facendo video dopo quello? È molto semplice, perché non ho più niente da dire. Facciamo una premessa, una cosa che non vi ho mai detto. Non voglio essere altezzoso, non voglio passare per uno che si vanta, perché sembra sempre così quando parlo di qualcosa, ma in realtà sono con i piedi per terra molto di più di... Ma cosa sto dicendo? Cosa sto dicendo? Vedi a non scrivere i video, Dio mio. Non voglio passare per uno che si vanta, però devo dire che da quando ho aperto il canale gli unici video che mi abbiano dato effettiva soddisfazione personale, nel senso che i video possono piacere o non piacere ed è la base di qualsiasi cosa, è intrattenimento, quindi un tipo di intrattenimento ti piace, un tipo di intrattenimento ti fa cagare, è normale. Gli unici video che io posso far vedere a persone che non conoscono il mio canale senza vergognarmene sono ogni singolo video del mio show, perché penso sia molto difficile per una web star in generale, non solo chi fa video ma anche chi fa altre cose sul web, da strisce di fumetti a musicali a foto a Ask Star. Ve le ricordate le Ask Star? Gente che è diventata famosa perché rispondeva a delle domande. È molto difficile secondo me per gran parte del materiale che uno crea sul web farlo vedere a chi il web non lo comprende appieno. Proprio la domanda base è: ah, quindi hai 500.000 follower, e cosa fai per avere 500.000 follower? Come? ID. Ma chi è lei? ID. Lascia perdere, gay. Ormai ho deciso. Vado verso Bosco Smeraldo. Allora, ciao Gentaglia. Rifaccio questo video perché l'avevo già fatto, però mi sono reso conto che la grafica era troppo alta e quindi... Tutti quelli che hanno aperto questo video con il mouse. Tu sai quello che mi hai fatto, vero? Non ti sento. Sai quello che ti ho fatto, vero? Peni! Cioè, sono dei peni! È difficile, ma c'è un ma. Non avendo una base su cui fare lo show, nel senso non sono io che commento un film, per esempio, quindi la base per fare il video è il film su cui poi io ci costruisco le battute sopra. No, un video dello show parte da zero, parte da un'idea. Se non c'è l'idea non ci posso costruire niente sopra, e se uno non ha un'idea o semplicemente non ha niente da dire, è meglio che non dica niente. E quindi faccio questo video per spiegare a voi che non sono morto, non mi ha rapito l'ISIS, non ancora almeno, e siccome so come funziona internet e quando uno si prende un periodo di fermo ma non dice di prendersi un periodo di fermo, la gente o letteralmente lo dà per morto oppure semplicemente dice boh, non ha più voglia di fare video, il canale è andato, vissero tutti felici e contenti. Ma è giusto parlare anche di queste cose qui, anche perché non mi ricordo di averne parlato nel canale, non è che mi riguardo i miei video io, anzi che imbarazzo, no. E ora parliamo del futuro del canale, perché tempo fa io dissi una cosa che ritengo tuttora ancora molto valida. Una volta arrivato ai 30 anni smetterò di essere sul web, tra virgolette, la metto un po' generica, smetterò di fare video, e io questo 4 agosto compio questi benedettissimi 30 anni e la mia idea non è cambiata. Però lo show ha aperto le porte per tutta un'altra serie di idee che qui non posso fare, devo cambiare sfondo. L'ho detto, è la seconda volta, dobbiamo traslocare. Simo, dobbiamo traslocare di nuovo, mi dispiace. Dobbiamo farlo. Non si... Adesso vi spiego. Ho fatto un errore. Questo è lo sfondo vero. Sono... mezzo metro di sfondo. Che errore che ho fatto a passare da quello vecchio a quello nuovo. Ho sbagliato perché ero convinto di riuscire a farlo. Invece l'ufficio non è così grande, non è così spazioso per fare una cosa del genere. Ma questa volta sarò meno rincoglionito e quindi prenderò un vero e proprio studio. Non so ancora bene come, in realtà ci sto già lavorando, ma ci vuole del tempo ovviamente, perché
non è come prima dove dovevo solo allestirlo semplicemente. No, qua ho capito che io determinate cose con lo show che vorrei fare da solo non posso farle. Non posso proprio. Con una telecamera, 2 luci e uno sfondo di... Io non l'abbiamo mai misurato. Sarà 20 x 20 centimetri, non lo so. Guarda, non è neanche attaccato lo sfondo, è tenuto su da delle pinze di un vecchio green screen che avevo io, quelle pinze per tenere il telo. 20 euro di... Non è vero, lo sfondo, l'immagine sarà costato un centinaio di euro, però 120 euro totali. Quindi, stando sempre dietro l'idea dei 30 anni come limite massimo, voglio lasciare qualcosa. Voglio lasciare un'impronta vera su YouTube. Magari voi mi direte, ma l'hai già lasciata, tu sei uno dei pionieri. Guarda che dire che tu sei uno dei pionieri vuol dire, non è così tanto un complimento, perché i pionieri sono quelle persone che sì hanno fatto roba, ma basta, è roba passata. È come tuo nonno che ti dice, guarda che io ho fatto la guerra. Nonno, era 100 anni fa la guerra, va bene, basta, basta. Anche perché molti mi chiedevano, ma come? Ma questo è un late show e non ci sono quasi ospiti? Sì. E sapete perché? Non perché sia difficile reperire degli ospiti famosi. Voi non avete la minima idea della gente che mi abbia chiesto di collaborare per lo show. La minima. Però io non posso invitare una persona dicendo, sì, vieni nel mio show e mostrargli questo. Guarda qui, sta cadendo a pezzi. Voglio farlo bene e voglio farlo giusto. Io non voglio che sia uno show dove se tu mi sostituisci con un'altra persona funziona nello stesso modo. No, deve essere una cosa mia. E voglio fare un vero late show, però leggermente più piccolo per YouTube, molto più fruibile, ecco. E servirà un po' di tempo e una valanga di soldi. Ed è per questo che annuncio l'apertura del mio Patreon. Per chi non lo conoscesse, Patreon è questo sito dove i sogni vanno a morire. No, dai, sto scherzando, Ale. Mortacci. Io spero di riuscire a iniziare da settembre, non dal 1° settembre, da metà settembre in poi, però spero di riuscire a lavorare durante tutta l'estate, però non vi voglio promettere niente perché poi va tutto a puttane, quindi lasciate perdere. Il periodo potrebbe essere quello e vi aggiornerò nei social con foto dei backstage, eccetera, eccetera. Io sono carico come uno stronzo per questa cosa qui, io voglio tutto nel mio show, ballerine, cavalli, ospiti, presidenti degli Stati Uniti e chi più ne ha più ne metta. Grazie mille per aver seguito tutto questo video. Perdonatemi per l'anteprima, per il titolo leggerissimamente clickbait. Quindi se non ci vediamo, buongiorno, buonasera e altre citazioni di film che non ci ho sbatta di star dietro, dai.